Senti che qualcosa non funziona? Hai nella tua agenda l'argomento ma non lo vuoi affrontare perché non hai il controllo completo? Perché continuare a rimandare? Anche i problemi più complessi possono avere dei metodi risolutivi semplici. Scopriamo in questo video come affrontare un progetto di revisione autorizzativa in SAP. Quali sono le modalità, pro e contro e i punti di attenzione per evitare problemi. Ciao, sono Andrea e oggi scopriamo insieme quali sono le possibili alternative con vantaggi e svantaggi di come affrontare una revisione autorizzativa completa dei sistemi SAP. Esistono due macro approcci al problema: revisione tecnica principalmente svolta con il personale IT, revisione del modello autorizzativo assieme ai vari referenti di business e risorse umane. Vediamo meglio queste casistiche partendo dalla prima. In questo caso, l'esigenza di rivedere il modello parte direttamente dai sistemi informativi, IT. Vi è la necessità di ottimizzare la gestione dei ruoli, semplificando a seguito l'interazione con il business durante le richieste e la rimozione delle abilitazioni. Durante questo tipo di progetto, gli incontri per rivedere chi fa cosa non avvengono con il business, ma direttamente con l'IT, con il nostro supporto, che ridefinisce il mansionario aziendale in base a quanto svolto dalle persone all'interno del sistema. Quali sono i pro e i contro di questo approccio? I tempi sono solitamente più rapidi, l'IT normalmente conosce vari processi e le persone direttamente o indirettamente. Certo, in realtà con qualche centinaio di persone è più semplice, in altre realtà con migliaia di utenti un po' di meno. L'ideale sarebbe comunque condividere con i vari referenti di business l'approccio e le modalità. Il beneficio reale sul business arriva più tardi, nel medio-lungo periodo. Il cambiare la struttura dei ruoli migliora anche le richieste da parte del business verso l'IT, ma richiede sicuramente più tempo. Vediamo ora il secondo approccio progettuale, ovvero la revisione del modello autorizzativo assieme ai vari referenti di business. In questo caso la revisione dei ruoli avviene coinvolgendo non solo l'IT, ovviamente, ma i vari referenti da individuare all'interno delle varie direzioni aziendali coinvolte e le risorse umane. In questo caso, tramite degli incontri ad hoc, sono definiti i vari job role o figure professionali che nascono assieme al business. Questo aspetto è fondamentale, in quanto se oggi gli utenti di business non conoscono cosa stanno richiedendo, domani lo sapranno perfettamente. Potranno quindi governare meglio la situazione e riuscire finalmente a farsi capire con l'IT. Quali sono quindi i pro e i contro in questo caso? Il business definisce contenuto dei ruoli ed attribuzione con le utenze. L'IT è solo un supporto di tutto il processo e può occuparsi della realizzazione tecnica. Le figure professionali diventano il punto di contatto tra il business e l'IT. I tempi sono solitamente più lunghi del progetto, in quanto è necessario fare più riunioni rispetto all'approccio prettamente IT descritto in precedenza. Questo dipende anche da quali referenti bisogna incontrare. Meglio cercare di non frammentare troppo. Ricordati che in ogni caso è importante rivedere le autorizzazioni delle seguenti tipologie di utenti: utenti finali, utenze tecniche di interfaccia, utenze IT e consulenti. Se decidi di avviare un progetto per area o processo, è possibile che alla conclusione sia necessaria un'armonizzazione di quanto fatto. L'affrontare un progetto di revisione per aree, ad esempio AFC, acquisti, magazzino e così via, può comportare la duplicazione di alcune figure professionali che al termine del progetto dovrebbero essere riviste. Spero di esserti stato utile. Ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Seguici anche su LinkedIn, visita e iscriviti al nostro blog www.aglea/blog se vuoi ricevere aggiornamenti periodici. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la sicurezza dei tuoi sistemi SAP.